magliette felpe e capellini. Ciao. Cavolo, fanno male le mani. Non ce la possiamo fare, guardate com'è diventata piccola. Dopo il successo della prima sfida che mi ha proprio logorato fino al midollo, ho deciso di non risparmiarmi e flagellarmi con quest'altra sfida, cioè disegnare finché non finisce la gomma. Per la sfida utilizzerò questo foglio e ho già, come un vero professionista, preso proprio una gomma super intonsa. Non c'è trucco, non c'è inganno, è una normalissima gomma, però senza marche, perché qui purtroppo non ci paga nessuno. Parlo con voi, aziende di tutto il mondo. Stabilo, Staedtler, Giotto, che occasione sprecata, potevate essere i protagonisti del mio video. Prendiamo un altro foglio per misurare quanto è la dimensione attuale della gomma, è di 6 centimetri e mezzo. Non so perché. La sfida consiste nel disegnare sempre sullo stesso foglio. Alla fine di un disegno lo cancellerò e farò il secondo, e poi cancellerò quello e farò il terzo, e poi il quarto, e poi il quinto, e poi il sesto, e finché non mi vedrete così esalare il mio ultimo respiro. Sono le 15:24. Mettiamo un timer a un'ora e iniziamo. Primo disegno. Oh mio Dio, il foglio bianco, il terrore. Una donnina, perché a me piacciono sempre le donnine. Cavolo, i primi disegni sono veramente, mi vengono sempre. Cancelliamo. Sì, non mi piace questo. Ora cancellare fa tutto un altro effetto. Io purtroppo inizio sempre con il classico primo disegno manga, che poi dico no, è troppo manga, e poi pian piano riesco a sbloccare le mie capacità. Però non voglio fare sempre la stessa ragazza, cioè voglio aggiungere qualcosa di particolare. Magari potremmo fare che ha un piercing, anche qui, delle belle labbra, e il piercing proprio qui al centro. Ok, questo primo disegno non è tutto sto granché. Cancelliamo con un vigoroso colpo di gomito. Non ho considerato il fatto che sarò pieno di sti cosini del cavolo. Proviamo a disegnare qualcos'altro. Mi dà un sacco fastidio il fatto che si veda sotto il disegno che ho fatto prima. I capelli dei maschi mi danno sempre difficoltà perché sono tutti uguali, cioè le donne hanno miliardi di capigliature, c'è poco da fare, i maschi a un certo punto diventano tutti pelati. Magari potrei fare una capigliatura un po' più leggiadra, un po' più femminile, diciamo. Cioè ora devo passare al prossimo disegno, ma mi dispiace quasi cancellarlo. Non ci ho pensato quando ho pensato a questo video, che potessi fare disegni a cui mi sono affezionato, vabbè. Effettivamente stavo pensando che il momento in cui utilizzo più gomma è quando alla fine ho finito un disegno e cancello per passare al prossimo. Quindi il mio obiettivo non è sbagliare, perché altrimenti non passo al disegno successivo. È fare il disegno in fretta che mi convince, così poi posso finalmente cancellarlo tutto. Imprevisto. Come imprevisto? Non penserai mica che te la cavi così? Non riuscirò mai a finire questa gomma, figuriamoci se ci sono anche gli imprevisti. Gomma personalizzata. La gomma che stai utilizzando è troppo bianca. Personalizzala per renderla più appetibile. Guarda un po' se devo perdere tempo pure a disegnare sulla gomma. Vai, dammi la penna. Voglio personalizzarla soltanto con una cosa piccola, e cioè aggiungendo un piccolo cuoricino. Ecco qui la nostra gomma con la faccina triste. Mi piace? L'obiettivo: distruggere questa gomma e arrivare a cancellargli il cuore. Pensate quanto odio questa gomma. Non so perché, ma in questo ultimo periodo sono fissatissimo con i pesci. E spesso realizzo personaggi ma non stanno nell'acqua, e quindi realizzare dei pesci in una scena normale crea questo ambiente surreale in cui che ci fanno dei pesci a nuotare nell'aria. Carina questa ragazza che guarda verso l'alto. Non mi piace molto il viso, però nel complessivo mi piace. Chissà quante persone a casa adesso si staranno contorcendo perché sto continuando a cancellare i miei disegni. E voi pensate, avete il grandissimo onore di vederli, di assistere alla breve vita di questi disegni. È come assistere alla nascita e alla morte di una bellissima farfalla. Cioè, io non riesco a capacitarmi del fatto che poi alla fine questa gomma sparirà e tutti questi rimasugli qua attorno saranno quello che prima era la mia gomma.
Cosa diavolo sto facendo? Forza Richard, giusto così per incitarmi un po'. Mi piace il viso così allungato, questa stellina al posto dell'occhio che è tutta quanta così come stanno di solito le ragazze pompon. Non so se l'anatomia è proprio correttissima, ma chi se ne frega. Anzi, diciamo che non lo è, quindi cancelliamo tutto. Questo è il primo caso in cui il viso mi piaceva particolarmente, quindi vabbè, senti. Il viso se n'è andato via. Questo è un ottimo esercizio, ragazzi. Non soltanto per combattere la sindrome dell'abbandono, combattendo quell'attaccamento morboso che hanno gli artisti nei confronti delle proprie opere. È un grandissimo allenamento anche per le braccia, guardate. 10 serie col destro. È interrotto la battuta il timer, non vale. È arrivato il momento di vedere la nostra gomma. Oh mio Dio. Non ho tenuto in considerazione che non è che uno cancella dritto per dritto tenendola così in verticale. Vediamo il lato più consumato a quanto sta. È a 6 centimetri, quindi 1 centimetro ce lo siamo mangiato. Mezzo centimetro. Questo non finirà mai perché poi l'altro lato è uguale, è della stessa lunghezza di prima. Si deve essere molto più certo, così posso cancellare più velocemente dopo aver finito di fare un disegno. Quindi in nostro soccorso arriverà il generatore casuale di parole. La prima parola è aeroporto. La seconda parola è kiwi. Poi sopracciglia. Ho disegnato un hostess con delle grandissime lunghe sopracciglia che porta un kiwi che però effettivamente sembra più un riccio di mare. Oppure sembrano quelle alghe da compagnia. Non si sa più che cosa inventarsi per non far sentire sola la gente. Come si chiama? I moribo, i maribo. Uscite fuori di casa, fatevi una passeggiata, chiamate qualche amico, non l'alga da compagnia. Che poi io mi conosco, se ce l'avessi e morisse ci rimarrei malissimo. Addio. Scopriamo se il video disegnare cani per 30 giorni che ho registrato è servito veramente a qualcosa o se mi sono già scordato tutto. Come erano le zampe dietro? Ma perché i cani sono nati con le zampe così storte? E poi la cosa più bella è che nel momento in cui uno ha fatto un percorso, in cui si è fatto, che ne so, disegnato su uno sketchbook per tanto tempo, disegnando cani per tanto tempo, spesso anche soltanto a rivedere i disegni che sono stati fatti, aiuta tantissimo. Cacchio, è un salsicciotto questo. È il cane che nessuno vorrebbe. Facciamo finta che non sia mai esistito. Il foglio inizia a diventare stranamente appiccicoso. Altre parole a caso. Coraggioso. Concerto. Igloo. Rick. Picciolino. Quando è che abbiamo deciso che tu avresti fatto parte di questo video? Un imprevistino, che ne dici? Disegno in negativo. Sai Rick? Quella gomma cancella proprio bene, ma sarà altrettanto buona per disegnare? Fai uno spazio grande a tua scelta, completamente pieno di matita, e disegna cancellando però. Aspetta. No, l'importante è che ne esca un disegnino. Ecco qua il mio spazio. Volevo disegnare un punto al centro di questo spazio. Non vale, un pelo più grande, dai. Ora vedo come cacchio ficcarcelo. Cavolo, non avevo tenuto in considerazione il fatto che ora sono pieno di cosetti della gomma che mi si sono infilati sopra, sotto il foglio. Quindi ora si vedono tutti sti puntini che rendono disegnare su questa carta un inferno ormai. Con l'imprevisto ho realizzato questa igloo di un coraggioso tizio che sta facendo un concerto con un violino in Alaska. Ed è coraggioso perché fa freddo, infatti sta tremando. No, fermo. Che parte il terzo. Fermo! Se continuo non parte secondo me. Dai su che l'obiettivo è cancellare. Sì, cancellerai parecchio anche. Il prossimo imprevisto è... Sporco ci piace. Ci stai prendendo gusto a cancellare, vero Rick? A tal punto che ti stai affezionando ai rimasugli di gomma. Per questo li lascerai sul foglio per il prossimo disegno. No, ma è impossibile disegnare con i rimasugli di gomma. Ora cercherò di farne pochissimi, ma è impossibile perché ho riempito tutto di nero. È un imprevisto. Sì, ma nel momento in cui capita 3, 4, 5 volte inizio a prevederlo. Diventa previsto. Cioè, se io adesso faccio questo, mi trascino tutta la gomma. Posso spostarla però dal foglio, distribuirla. L'importante è che non la levo. Guarda, sembra che stia urlando i pezzi di gomma. Ora vattene per favore.
No! Stavo cancellando dal lato sbagliato. Devo stare attento a cancellare sempre da questo. Se no è tutto lavoro inutile. Visto che è tutto sporco, mi sono immaginato questo ragazzino che sta in bicicletta nei boschi. C'è questo mostro sporco che sembra un Pokémon. Alla fin fine, comunque, il viso del ragazzino mi è venuto carino. E anche il mostro, comunque, con tutti questi cosini di gomma. E il fatto che sia grande quanto gli alberi, che danno un po' di profondità. Prossimo disegno. Prossimo disegno. Prossimo imprevisto. Dai, su! C'è un imprevisto ogni 2 secondi! 1, 2, 1, 2. L'affettuoso. Il disegno che hai appena fatto è così bello che non te ne vuoi proprio separare. No, ho detto che è carino, ma non ho detto che... Il prossimo disegno dovrei realizzarlo sopra a quello lì. Allora, il prossimo disegno è un uccello. Oh, ho finito! Non integrato. Sopra, proprio sopra. Tolgo i rimasugli, che quello era un altro imprevisto. Incredibilmente questo disegno pensavo sarebbe diventato uno schifo eccetera, invece è carino. Naturalmente ho dovuto fare tutto quanto nero per staccarlo dal disegno di prima. Un'entità misteriosa, quasi surreale, leggermente trasparente. Ma ora rendiamolo completamente trasparente, cancellandolo. Partiamo da quello che mi piace meno del disegno e poi per ultimo cancelliamo il viso, come se lasciarlo per ultimo servisse a qualcosa. È arrivato il momento di cancellare anche la parte a cui sono affezionato. Sto foglio sempre più sporco. Prossimo disegno. Calma, posso? Posso? No, non c'è bisogno che dici qualcosa. Non ti rimettere il microfono. Fatti i cavoli tuoi. Prossime parole. Magnete. Autista. Furgone. Un autista di furgoni, come me lo immagino, sempre un uomo duro. Un omone che non vorresti mai incontrare. Questo è proprio lo stereotipo del camionista col viso squadrato. Non so perché io ho fatto una spiga di grano in bocca. Non sembra un camionista. Non mi piace ragionare per stereotipi, però vabbè, in questo caso sembra, non so, un normale ragazzo di un college americano che gioca a football. Serve la barba. La barbetta così già è un po' più camionista. E poi il camionista di solito tipo ha un passato burrascoso, no? Che vuole dimenticare. E quindi glielo facciamo con i tatuaggi. Sul braccio destro ha tatuato un cobra, perché prima faceva parte di una gang. La gang del cobra a 3 teste. Cane, stai zitto! Ora che ho aggiunto un numero sulla maglia, effettivamente ho confermato che è un giocatore di football. Cancelliamo e dimentichiamo, anche se il volto era venuto carino. Il foglio ora sembra ricoperto da un sottile strato oleoso, che però non si leva con la gomma. Che colpo che mi verrà adesso, perché ora dobbiamo misurare il nostro fallimento. 5,3 centimetri. Siamo riusciti a... niente, neanche un centimetro. Eravamo a 6 centimetri prima. 0,7 millimetri. Questa sfida sarà eterna. C'è Davide che mi sta facendo le riprese. Gli avevo detto che era il lavoro di una giornata, ma non di una vita. Davide, se vuoi puoi tornare a casa. Ciao. Sì, vabbè, te ne vai. Vieni qua, Davide. Soffriremo insieme, tutti quanti. Nessuno qui tornerà a casa fino a che io non avrò finito. Vuoi fare i miei altri imprevisti? Fammeli anche a mezzanotte, cama. Questo viso sarebbe venuto anche carino se non fosse che ora il foglio è una... cavo... no! Non so come mai, ma oggi ce l'ho con tutte ste ragazze tipo principesse. Questo disegno mi piace proprio tanto. Anche i fiori in questo periodo mi stanno sconfinferando insieme ai pesci. Non so, sarà perché li trovo semplici da rappresentare. Se tu vuoi dare l'idea di un fiore, una rosa qua, faccio così. Faccio così. Ecco qua, questo qua è un fiore. Posso fargli una foto? Secondo te posso? Lasciatemi in pace un momento. Cancellate voi tutti i vostri disegni e voglio vedere voi come che reagite.
Prossimo disegno. Dimmi una parola a caso, Davide. Rinoceronte. E allora andiamo di rinoceronte. Allora, disegnerò un bellissimo principe fuso con un rinoceronte. Sto notando che questa cosa del disegnare sempre sullo stesso foglio sta condizionando il mio modo di disegnare. Normalmente per modulare la linea calcherei in modo diverso il tratto per fare alcune parti più calcate, altre meno. No, invece in questo caso sto cercando di evitare di calcare perché altrimenti non riesco a cancellarlo e continua a vedermisi il disegno sotto e poi il disegno dopo ancora e questo foglio diventa un casino. Però no, devo calcare. Devo sveltirmi, puntiamo sulla quantità, la qualità arriverà dopo, altrimenti non riuscirò a vincere sta sfida. Mi piace carina questa pettinatura fatta così. Almeno nel video disegnare finché non finisce la matita era il temperino a fare tutto il lavoro. Ricciolino. Ciao. Ciao. Artista alternativo. Disegnare con la matita ma è troppo mainstream, non ti limiti a quello. Per i prossimi 3 minuti Devi disegnare col disegni con la matita e sfumi col dito in tinto di saliva. No, in tinta di saliva no, perché altrimenti questo foglio lo buttiamo. Che disegno posso fare da sfumare? Hai presente il famoso disegno delle 2 mani che si disegnano a vicenda? Ma hai presente la sfida è mia, il video è mio, il canale è mio e tu non devi neanche esserci in questo video? Cavolo, devo anche sfumare. Cavolo, no, questo disegno era così bello. Poi col dito, non si sfuma mai col dito. E in più ci sono anche rimasugli di gomma sul foglio e quindi sto sfumando e cancellando contemporaneamente. Anche questo è carino. Io non ce la faccio a cancellare questo. Davide, vieni qua. La parte che più ti piace qual è? La teniamo per ultima. Sono le guance, mi piacciono un sacco le guance. No, le guance, no! Ok, cancella ancora un altro po'. Ancora, sì, per un'oretta o 2. In bocca al lupo. Grazie. Prossime parole, va. Convento, cerniera, manicomio. Non so perché, ma convento e manicomio stanno proprio bene insieme. Il concetto c'è, no? È una suora pazza e magari tiene in mano il crocifisso. Non guardate l'anatomia, è tutta un legnetto, ma va bene, l'avete capito lo stesso. Vi dovete focalizzare su questo punto qui. Ecco qui il mio allenamento giornaliero, già. Maurizio Merluzzo sarebbe fiero di me. Questo è il mio workout. E volete sapere come integro tutto questo sforzo fisico? Con le fibre, già. Tutti questi pezzi di gomma me li mangio proprio. Mi raccomando, non credete a nulla di quello che vi dico. Mostra. Mi viene in mente una modella che partecipa così a una sfilata. E poi, giusto per avere un'altra, incidente. Magari ha avuto in passato un incidente, ma proprio per questo è diventata con una bellezza caratteristica. Riccardo, hai dimenticato l'imprevisto. L'indeciso. Il volto che hai realizzato non ti convince. Cancellalo e rifai tutto. No, che cancello lo rifai tutto, fermo. Tutto insieme. Aspetta un attimo. Prima misuriamo la gomma. Abbiamo fatto fuori 1,3 centimetro. Guardatevi proprio le dita e fate 1,3 centimetro. Può sembrare poco, ma in questa sfida stiamo andando avanti centimetro dopo centimetro. Questa qua è una lezione di vita, ragazzi. La maratona non si fa percorrendo i chilometri, ma percorrendo centimetro dopo centimetro. Non posso cancellarlo io. Antonio, vieni. Devi cancellare il viso di questo disegno. Ti lascio decidere il lato della gomma. Questo è il lato. Perché voi cancellate i miei disegni con così tanta facilità? Vai, vai, cancella! Da quando è venuto qua Antonio io ho detto che lui c'ha proprio lo sguardo da sadico. Sì, basta così, sei licenziato. Vai. E ora la faccio creepy come se non ci fosse un domani.
Com'è diventato? È anche leggermente strabica. Andiamo avanti, cancelliamo questo incubo. Vediamo cosa ci potrà ispirare. Batterie, baffi, documento. Quindi mi sono immaginato un robot che stampa dei documenti dalla pancia, questo qua è il vassoiino, e che è in ricarica. Devo dire che il fatto di disegnare sempre sullo stesso foglio mi sta agevolando in questa sfida, perché sono costretto a cancellare tantissimo per cercare di togliere ogni singolo dettaglio che rimane impresso sul foglio. Prossime parole. Pallacanestro. Nuotata, che con la pallacanestro proprio a braccetto. Mi sono appena accorto di una cosa, disegnando Tarzan. Non c'ha un pelo. L'uomo della giungla e si rasa tutti i giorni. E invece io glieli voglio fare i peli. Ecco, sulle gambe, sul torace, pieno di peli. E che cavolo. C'è Tarzan, c'è la piscina, c'è il basket, c'è il gol. Cancelliamo, va. Qui ho bisogno di assistenza. Francesca, vieni qua. Ero venuta per dire che andavo via. E invece no. Quindi ora tu, Francescina, devi disegnare un uomo di una determinata nazione. Non calcare troppo, che poi bisogna cancellare. Ecco cosa sono tutti questi segni. Certo. Bene, Francescina, ora la parte più divertente. Devi cancellarlo. Please, no! 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 Come ti fa sentire questo? Infastidita. Pensa che io avrò cancellato non so quanti disegni da quando sono qui. Contento? Non l'hai cancellato bene? Mica me. Sì. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto facendo? Hai spostato di 1 millimetro le cose di gomma. I disegni di Francesca mi hanno ispirato. Prossimo disegno, il disegno più semplice del mondo. Tremore, professione, carne fredda. Il professore cerca di mangiare la carne, ma purtroppo non ce la fa. La carne del professore è troppo fredda. La cosa bella è che poi sto disegnino del cavolo, disegnato così a cavolo, è venuto pure carino. Questa applicazione mi sa che prevede il mio futuro. Neve scorpacciata. Lo zombie che fa la scorpacciata del pupazzo di neve. Fine, andiamo avanti. Che devo fare? Misurare. Sto impazzendo. Siamo arrivati a 3 centimetri e 3. Facciamo uno scherzo, Antonio. Era calda? Un po'. La prossima volta mi impegnerò di più. Prossimo disegno. Torre, fiume, auto. Best illustrazione di sempre. Cancella. Anzi, adesso non mi va di fare con le parole. Basta, mi sono rotto il cacchio. Mi è apparso cinghia. Ma che cosa vuole che io disegni? Scusa. Cinghiale. Come è fatto un cinghiale? Voi lo sapete? Ora io disegnerò come secondo me è fatto un cinghiale. Io credo che questa sia la miglior rappresentazione del cinghiale che voi possiate mai vedere in tutta la vostra vita. Best lavoro, cancelliamo subito. Riscattiamoci, riscattiamoci. Imprevisto. Pensavo fossero finiti, era da un po' che non ne capitava uno. Impazzisco. La cecità ti ha portato alla pazzia. Chiudi gli occhi e utilizza la gomma sul foglio per 3 secondi. Cosa ne sarà rimasto del disegno?
Era venuto carino, stava venendo bene. E ora non mi va neanche di sistemarlo, sinceramente. La cosa che mi distrugge di più non è il cancellare i disegni, perché ok, magari io finisco il disegno, arrivo al suo massimo splendore e poi dico ok, lo cancello. Però intanto ho avuto modo, come un bambino, capito? Di vederlo invecchiare e fare il suo percorso di vita, no? Vederlo crescere. Invece, in questo caso, era prematuro. Se ne frega, ora lo cancello proprio. Cavolo, fanno male le mani. Non ce la possiamo fare, guardate com'è diventata piccola. Eccola qui, la nostra gomma. Siamo riusciti a cancellargli tutta la faccia, ma il cuore rimane qui. Disegniamo una persona speciale. Mandiamogli anche un piccolo messaggio. Puoi darlo ad Antonio. Sai qual è la parte più brutta? Quale? Che andrà cancellato. È vero, ora ci tieni a quei disegni, perché sei tu. Cancelliamo Antonio. E effettivamente c'è una certa soddisfazione a cancellare Antonio. Anzi, forse dovremmo cancellarlo anche dal nostro studio. Mettiamo il turbo, ragazzi. Sappiate che dietro a queste riprese c'è quest'uomo e ha una maglietta della Marvel. Ecco qua. Poi, come sarebbe Kama se fosse una donna? Scopriamolo. Ormai sono costretto a metterci così tanta forza perché altrimenti non si cancella più. Si è tolto quello strato protettivo della carta che ti permette di cancellare facilmente. Devo cancellare con una forza disumana. A che pro avere miliardi di fogli per fare i vostri disegni? Salvate gli alberi, usatene solo uno per il resto della vostra miserabile vita. Facciamo un autoritratto. Questo, ragazzi, sono io. Il cuscellato di cuore, vabbè, non mi vai a disegnarlo. Se volete avere anche voi questa maglietta, andate a vedere il nostro shop. Disegnerò la donna più bella che voi abbiate mai visto. Vi piace? Non vi piace? Non vi preoccupate. Non siete il suo tipo. E se non vi è piaciuta è soltanto perché non promuovete tutti i tipi di bellezza, anche quelli più brutti. Sono le 20:35. Vediamo un attimo a quanto stiamo. Abbiamo fatto ben 1,8 centimetri, ma credo purtroppo che questo sarà l'ultimo disegno che cancellerò. Siamo arrivati precisamente al cuore della nostra gomma, ma non è abbastanza. Il suo cuore esiste ancora e questa gomma mi ha battuto. Con questo disegno cancello anche il mio onore. Speravate in un finale diverso? Mi dispiace.